Ciao a tutti! Allora, oggi volevo fare un'altra soluzione un po' salvagena e quindi mi era venuto in mente di fare una ciambella salata soffice. È una ciambella salata che io vi dico la base e poi dentro ci mettete quello che vi pare. Io in questo caso lo faccio col prosciutto cotto, con un po' di formaggio, un po' di gouda, un po' di Gouda, scusa, e un po' di olive nere. Più o meno questi qua sono 150 grammi di prosciutto cotto. L'ho già fatti a pezzettini, poi il formaggio lo stesso lo fate a pezzettini. Potete mescolare anche più tipi di formaggio. Sto tagliando a metà le olive, ho utilizzato olive nere. Le olive pure le metto perché mi dà un tocco di colore. Se avete anche quelle a rondelle potete metterle pure a rondelle, potete anche metterle di due colori, verde e nere. Gli do una bella mescolata e questo lo useremo dopo. Per fare la ciambella ci serviranno 4 uova, 50 g di formaggio grattugiato, 100 g di olio di semi di girasole, 150 g di latte, se non avete il latte va bene pure l'acqua, 2 cucchiaini di sale, un cucchiaino di zucchero, 380 g di farina, una bustina di lievito istantaneo per torte salate e il ripieno che va dai 3 ai 400 g, più o meno vi regolate con quello che avete insomma. Allora rompiamo le uova. Metto subito 2 cucchiaini di sale e un cucchiaino di zucchero. Poi aggiungo anche il formaggio grattugiato e inizio a frullare. Poi aggiungiamo l'olio, 100 g, il latte, 150 g, più o meno metà della farina, il lievito istantaneo per torte salate, lo metto a metà perché poi l'impasto viene un po' duro perché deve tenere su tutto il ripieno. E l'altra farina un poco alla volta. Allora adesso l'impasto diventa bello sodo, non vi preoccupate perché è normale. E adesso aggiungiamo tutta sta robetta golosa, però me ne tengo un po' da parte perché mi piace metterla sopra, poi dopo sopra il ciambellone per dare un tocco di colore. Ecco, deve venire bello sodo. Stampo a ciambella, questo qua mi sembra che è di 26 cm. Se non avete lo stampo a ciambella lo potete fare su una teglia normale senza buco, su uno stampo da plum cake. Gli diamo una livellata. E adesso queste cosine che ci eravamo tenute da parte le mettiamo tutte quante sopra, così gli diamo un tocco di colore. Queste crescendo un pochettino le assorbe, però insomma rimangono più a vista. Inforniamo a forno caldo e lasciamo cuocere per 40 minuti a 170 gradi col forno ventilato. Col forno statico a 180 gradi per lo stesso tempo. Passati 40 minuti fate la prova dello stecchino per sicurezza, va bene? Sono passati 40 minuti, ho sfornato il mio ciambellone soffice e è questo qua. La prova a stecchino non è altro che quando è passato il tempo di cottura indicato, andate dentro con uno stecchino e tirate su. Se lo stecchino esce asciutto, cioè non c'ha l'impasto appiccicato, significa che è cotto. Se fate questa cosa e vi rimane un po' di impasto appiccicoso qui sullo stecchino, lasciate cuocere ancora per 5-10 minuti e poi rifate la prova. Se non basta lasciate ancora. Con queste cose lo potete fare nello stampo del plum cake. In uno stampo tondo da 24 cm, 26 cm, quello che avete a casa, viene una torta un pochettino, viene leggermente più bassina ma è gustosa lo stesso, quindi non vi preoccupate, viene sempre soffice. Oppure si possono fare i muffin, quindi o fate dei muffin belli pieni, cioè nel senso riempite bene il cavetto e quindi ve ne scappano 12, però vi potrebbe avanzare un po' di impasto. Se no fate come ho fatto io oggi per fare un'altra prova, ho fatto metà impasto e vengono 12 bassini così. Siccome questi giorni mi scrivete che fate fatica a trovare tutti i tipi di lievito, allora se non avete il lievito istantaneo per torte salate potete sostituirlo con un cucchiaino di bicarbonato, che sta più o meno 6 grammi, e 2 cucchiaini di
aceto di mele, aceto di vino o succo di limone, 2 cucchiaini più o meno sono 30 ml. Allora dovete fare così, nella farina ci aggiungete il bicarbonato, mezzo la farina, e l'aceto lo mettete alla fine, praticamente così fa la reazione che fa crescere l'impasto direttamente in forno, ok? E è lievitato lo stesso, dopo dentro vedi già i pezzettini di formaggio, ma questi sono freddi, questi dovrebbero filare, no? Perché... E voilà. C'è ancora, vedi, l'ho riscaldato un po', c'è il formaggio che fila. Buono. E poi sto tocchetto di olive da colore, no? Ragazzi, grazie della compagnia, l'ho fatto in casa per voi. Grazie. Ciao, grazie della compagnia. E fatelo perché è buonissimo.